Sara, scusa, come si chiama in italiano quella cosa dove dormi? Tipo bed. Ah, si dice letto. Il mio è matrimoniale. Il tuo è singolo? Sì, io ho un letto singolo. E sopra ho messo, non so, una cosa morbida, tipo da mettere quando fa freddo. Sì, quella è una coperta. Se è molto imbottita, quella per l'inverno ad esempio, si chiama piumone. Piumone, ok. E la cosa sotto la coperta? Quella è il lenzuolo. Di solito ce ne sono due, uno sotto e uno sopra. Insieme sono le lenzuola. E per coprire come si dice, quello dove appoggi la testa, si chiama cuscino e lo copri con la federa. Cuscino. Mi serve un nuovo cuscino. Il mio è troppo basso. Allora in negozio chiedi: avete un cuscino alto? Perfetto. E il mobile accanto al letto? Si chiama comodino. Di solito ci metti il libro, il telefono. Io ci metto sempre anche una bottiglia d'acqua. Si dice bottiglia, vero? Esatto, bravissima. Ho anche una lamp piccola. Quella è una lampada da comodino. Serve ad esempio per leggere a letto. E il grande mobile per i vestiti? Quello è armadio. Se hai cassetti, si dice anche cassettiera. Io ho i vestiti in un mobile basso con 3 cassetti. Allora è proprio una cassettiera. Quello sopra come si chiama? Quello per guardarsi. Specchio. Sì, lo specchio. Non posso farne a meno. E anche come si chiamano quelle davanti alla finestra? Tende. Le mie sono chiare, così entra un po' di luce. Io ho le tende pesanti, non passa niente. Allora quelle si chiamano tende oscuranti. Grande. E questo a terra? Tappeto. Puoi dire, ho un tappeto morbido ai piedi del letto. Mi piace imparare così. È tutto più chiaro. Vuoi vedere anche il bagno insieme? Certo. Che parole vuoi imparare? Per cominciare, il posto dove ci si lava tutto il corpo. Si chiama doccia, oppure vasca, se sei steso dentro l'acqua. Ah, ok. Io uso la doccia. E il sapone per lavare il corpo? Si chiama bagnoschiuma. E per lavare i capelli? Usi lo shampoo. E dopo puoi mettere il balsamo. Perfetto. Poi mi asciugo con l'asciugamano. Quello grande si chiama anche telo. Oppure c'è l'accappatoio, quello con il cappuccio e le maniche. Ok, allora io ho l'accappatoio. Dove si lavano le mani? Nel lavandino. C'è sempre anche uno specchio sopra? Di solito sì, spesso ha anche le luci. E il mobile sotto il lavandino? È il mobiletto del bagno. Dentro si mettono asciugamani, detersivi. E come si chiama la cosa che si usa per asciugare i capelli? Il phon o l'asciugacapelli. E dove si butta la spazzatura? Nel cestino, spesso con il coperchio.
La carta igienica si dice così, giusto? Esatto, carta igienica. Si mette nel portarotolo. È vicino al water, che si può chiamare anche gabinetto. E per lavarsi dopo c'è il bidet, molto usato in Italia. Serve per l'igiene intima. In Germania non ce l'abbiamo. Lo so, ma una volta che ci sei abituata, non ne fai più a meno. Dove si appendono gli asciugamani? Sul portasciugamani. Puoi imparare anche gli oggetti e i prodotti che si usano? Sì. Allora, spazzolino e dentifricio per lavare i denti. Rasoio se ti radi barba o peli. Crema per il viso o per il corpo, per idratarsi. Profumo e deodorante per profumare il corpo. Ok, spazzolino, dentifricio, rasoio, crema, profumo e deodorante. Sono tantissimi. Devo fare una lista. Ti aiuto io. Anzi, ti preparo una lista con le parole più comuni e un esempio accanto. Ora sei pronta per la cucina? Sì, andiamo. È la mia stanza preferita. Davvero? Perché? Perché si mangia. E anche perché qui preparo tutto con calma. È molto luminosa. Sì, c'è una finestra grande. È importante per cambiare aria quando cucini. Come si chiama il posto dove prepari le cose? Si chiama piano di lavoro. È utile per cucinare. Cos'è quella piastra nera? È il piano cottura, a induzione. Prima avevo i fornelli a gas. E il forno? È lì sotto. Questo è un forno elettrico. E dove si mettono le pentole calde? Di solito sopra un sottopentola, così non si rovina il piano. Oltre alle pentole, cosa si usa per cucinare? Le padelle. E per tagliare? Il coltello da cucina. L'oggetto sopra cui si taglia si chiama tagliere. Occhio alle dita. Giusto. E come si dice spoon? Cucchiaio. Quello piccolo è il cucchiaino. È quella che si usa per prendere il cibo mentre si mangia. Oltre al cucchiaio e al coltello, si chiama forchetta. Giusto, la forchetta. Hai anche il microonde? Sì, è lì. Serve per scaldare o scongelare in fretta. E dove metti le cose da conservare? In frigorifero o in dispensa? Il frigo è lì. E sotto c'è il freezer. Cosa tieni in dispensa? Pasta, riso, farina, zucchero, legumi secchi, conserve. E le spezie? In quei barattoli lì. Origano, basilico, pepe, paprika. E il lavandino? Quello della cucina si chiama labello. Ci sono 2 vasche e il rubinetto. E dove si lavano i piatti? A mano, nel lavello o in lavastoviglie, se ce l'hai. Tu usi la lavastoviglie? Sì, ma non per tutto. I bicchieri delicati li lavo a mano. E dove butti la spazzatura? Là sotto. Abbiamo il bidone dell'umido, della plastica, della carta. Fai la raccolta differenziata? Sì,
è obbligatoria. Cos'è quel tubo sopra il piano cottura? È la cappa aspirante per i fumi e i vapori. Hai anche la macchina del caffè? Certo, quella piccola è la moka, quella grande è automatica. E fai il pane in casa? Sì, uso la planetaria o l'impastatrice, ma puoi farlo anche a mano. Come si chiamano gli oggetti in cui metti il cibo per mangiare? Piatti. Ci sono i piatti fondi, di solito per la minestra e la pasta, e i piatti piani per il secondo. E quelli piccoli si chiamano piattini. Spesso si usano per i dolci. E invece per aprire le bottiglie si usa l'apribottiglie e anche un cavatappi, se è per il vino. Continuiamo il giro. Andiamo in salotto. Questa stanza è molto accogliente. Grazie, ci passo tanto tempo. È grande. E anche il soggiorno? Sì, salotto e soggiorno sono quasi la stessa cosa. Dove guardi la televisione? Qui, sul divano. È comodo, vero? Molto. E quello è un divano letto? Esatto. Si apre e diventa un letto matrimoniale. Bella idea. E quella vicino al divano, come si chiama? È la poltrona. È come un divano, ma con un solo posto. È la preferita di mio marito. E come si chiamano quelle sopra il divano, dove sono appoggiati gli oggetti? Si chiamano mensole. Ci metto libri, foto e qualche candela. E il tappeto è bellissimo. L'ho preso in Marocco. È un tappeto fatto a mano. Cos'è quella cosa tonda sul tavolo? È un centrotavola, per decorazione. Hai 2 tavoli? Sì. Questo piccolo è il tavolino da caffè. L'altro è il tavolo da pranzo. Quanti posti ha? 6, ma con l'estensione diventa da 8. E dietro cosa c'è? Una porta-finestra che dà sul balcone. Che bello avere un balcone. Sì, ci metto anche le piante. Hai tante piante in casa? Abbastanza. Danno colore e aria buona. E la luce centrale come si chiama? Si chiama lampadario. Usi anche le candele? Sì, la sera accendo qualche candela profumata. Hai una coperta lì? Sì, una copertina da divano, per l'inverno. Dove la compri? Nei negozi per la casa o online? Che colori ti piacciono per il salotto? Toni chiari, beige, grigio, qualcosa di tranquillo. Come si chiamano quelli appesi alle pareti? Quadri. C'è anche una foto di famiglia. Quel mobile dove ci sono i libri si chiama libreria. La mia libreria è piena di romanzi e guide di viaggio. Usi il televisore tutti i giorni? Solo la sera. Di giorno preferisco silenzio. E quello per coprire il divano come si chiama?
È semplice. È un copridivano. Hai anche dei cuscini colorati? Certo, i cuscini da divano rendono tutto più accogliente. Il pavimento è in legno? No, è finto parquet, ma sembra vero. Fa caldo qui. C'è il termosifone sotto la finestra. Il tuo salotto è molto curato. Grazie. Mi piace che sia semplice ma accogliente. Hai fatto tutto da sola? Sì, mi piace arredare. È una delle mie passioni. Hai un consiglio per arredare il salotto? Sì, pochi oggetti, ma ben scelti. E attenzione alla luce. Allora, Emily, ora facciamo un piccolo gioco. Ti faccio delle domande. Sei pronta? Vai, ci provo. Dove ti siedi per guardare un film? Sul divano. Bravissima. E se è simile al divano, ma ha un solo posto? Come si chiama? Mm, poltrona? Esatto. Come si chiama il tessuto che copre la finestra? Mm, tenda. Giusto. E quella luce che pende dal soffitto? Il lampadario. Sì, hai una buona memoria. Come si dice in italiano blanket? Mm, coperta? Perfetto. E quella piccola che si usa sul divano? Copertina. Brava. E quello che si mette a terra? Morbido. Si chiama tappeto. Sì, proprio così. E dove metti i vestiti? Nell'armadio. Giusto. Dove ti lavi il corpo? Nella doccia o nella vasca da bagno? Brava. Ultima domanda. I libri dove si mettono? Nella libreria. Bravissima. Hai indovinato tutto. Evviva. Grazie per il gioco. Ho imparato tanto oggi.